Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aprocam Teapharma SpA. Ultimo aggiornamento. 23 luglio 2021. Cos'è Aprocam? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aprocam durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Aprocam? Aprocam è un farmaco a base del principio attivo cefuroxima-sodica, appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico antibiotici. È commercializzato in Italia dall'azienda Teapharma SpA. Aprocam può essere prescritto con ricetta USP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle regioni o delle province autonome. Confezioni. Aprocam 50 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini 50 mg più 10 adi sterili. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Laboratorio Restea. Concessionario: Teapharma SpA. Ricetta: USP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle regioni o delle province autonome. Classe C. Principio attivo: cefuroxima-sodica. Gruppo terapeutico: antibatterici cefalosporinici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: profilassi antibiotica di endoftalmite postoperatoria dopo chirurgia della cataratta. Vedere paragrafo 5.1. Occorre prendere in considerazione le raccomandazioni ufficiali sull'impiego appropriato degli agenti antibatterici, comprese le linee guida per la profilassi antibiotica nella chirurgia dell'occhio. Posologia: somministrazione intracamerale. Flacone monodose per una singola somministrazione. Posologia: adulti. La dose raccomandata è di 0,1 ml di soluzione ricostituita, vedere paragrafo 6, corrispondente a 1 mg di cefuroxima. Non iniettare più della dose raccomandata, vedere paragrafo 4.9. Popolazione pediatrica. La dose ottimale e la sicurezza di Aprocam non sono state stabilite nella popolazione pediatrica. Anziani. Non è necessario alcun aggiustamento della dose. Pazienti con compromissione epatica o renale. Considerando la bassa dose e la trascurabile esposizione sistemica a cefuroxima attesa utilizzando Aprocam, nessun aggiustamento della dose è necessario. Modo di somministrazione. Aprocam deve essere somministrato dopo ricostituzione mediante iniezione intraoculare nella camera anteriore dell'occhio, somministrazione intracamerale, da un chirurgo oftalmico, nelle condizioni asettiche raccomandate per la chirurgia della cataratta. Dopo la ricostituzione, Aprocam deve essere controllato visivamente prima della somministrazione, per verificare assenza di particelle e decolorazione. Iniettare lentamente 0,1 ml di soluzione ricostituita nella camera anteriore dell'occhio al termine dell'intervento di cataratta. Per istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni: ipersensibilità a cefuroxima o alle cefalosporine in generale. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il trattamento con Aprocam è esclusivamente per via intracamerale. Particolare attenzione è necessaria in pazienti che hanno avuto una reazione allergica alle penicilline o ad altri antibiotici beta-lattamici, in quanto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Dal momento che l'esposizione sistemica a cefuroxima dovrebbe essere trascurabile, sono improbabili interazioni sistemiche. Non è stata riportata in letteratura alcuna incompatibilità con i prodotti più comunemente utilizzati nella chirurgia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Aprocam durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aprocam durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Non ci sono dati sugli effetti di cefuroxima sodica sulla fertilità negli esseri umani.
Studi sulla riproduzione negli animali non hanno mostrato effetti sulla fertilità. Gravidanza. Ci sono pochi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Nessuno. Effetti indesiderati. Non sono stati riportati in letteratura particolari effetti avversi quando cefuroxima viene somministrato con iniezione intraoculare ad eccezione del seguente. Disturbi sistema immunitario. Molto rara, 1, 10, 000. Reazione anafilattica. Segnalazione DL, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I casi di sovradosaggio sono quelli descritti in letteratura dopo diluizione non corretta e uso non autorizzato di cefuroxima destinato alla somministrazione sistemica. Una dose elevata di cefuroxima intracamerale, 3 volte quella raccomandata, è stata somministrata a 6 pazienti a seguito di un errore di diluizione a causa di un protocollo di diluizione di cefuroxima approssimativo. Tali iniezioni non hanno causato alcun effetto avverso rilevabile in nessun paziente anche a livello oculare. Sono disponibili dati sulla tossicità di cefuroxima per iniezione intracamerale durante intervento di cataratta, desumibili da 6 pazienti che per un errore di diluizione hanno ricevuto da 40 a 50 volte la dose raccomandata di cefuroxima. L'acuità visiva media iniziale era di 20-200. Era presente grave infiammazione del segmento anteriore, e la tomografia a luce coerente della retina ha evidenziato edema maculare esteso. 6 settimane dopo l'intervento, l'acuità visiva media ha raggiunto 20-25. L'esame con tomografia a luce coerente della macula è tornato alla normalità. Tuttavia una diminuzione del 30% dell'elettroretinografia scotopica era osservabile in tutti i pazienti. La somministrazione di cefuroxima erroneamente diluito, 10-100 mg per occhio, a 16 pazienti è risultata tossica a livello oculare incluso edema corneale risolvibile in poche settimane, aumento transitorio della pressione oculare, perdita di cellule endoteliali corneali, e modifiche dell'elettroretinografia. Un certo numero di questi pazienti ha avuto una perdita grave e permanente della vista. Proprietà farmacodinamiche. Classificazione ATC. Categoria farmacoterapeutica. Organi di senso, oftalmologici, antinfettivi, antibiotici. Codice ATC. S01A27. Meccanismo d'azione. Cefuroxima inibisce la sintesi della parete batterica interagendo con i siti. Proprietà farmacocinetiche. L'esposizione sistemica a cefuroxima conseguente ad iniezione intracamerale non è stata studiata, ma è da considerare trascurabile. Dopo iniezione intracamerale della dose singola raccomandata di 0,1 ml di una soluzione, dati preclinici di sicurezza. In studi non clinici sono stati osservati effetti solo dopo esposizioni considerate sufficientemente in eccesso rispetto alla massima esposizione umana, che però indicano una scarsa rilevanza per l'uso clinico. L'iniezione intravitreale, elenco degli eccipienti. Nessuno. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.